Ciao amici e amiche del segno dello Scorpione, benvenuti, io sono Angela e questo è Exo da Record. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 13 al 19 aprile. Prima di iniziare vi ricordo che è una stessa generica, prendete solo ciò che vi risuona, se volete potete integrarla col vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso andiamo a vedere come andrà la settimana, le energie principali, segni zodiacali da attenzionare e poi vedremo l'amore e il lavoro. Qui troviamo come prima carta il Cavaliere. Ottima carta perché dà all'inizio della settimana una bella spinta, riguarda tanto le cose che si muovono in modo molto veloce e rapido, sia le nostre idee, sia anche notizie, novità, ricevere, fare visite, quindi anche incontrare. Essendo un'energia di movimento può riferirsi anche a viaggi, spostamenti che possono essere, interessanti. C'è un ostacolo, un qualcosa da superare, perché la montagna vabbè, magari alcuni di voi faranno un viaggio in montagna, però essendo una stesura, generica c'è un qualcosa che può subire un blocco, oppure un ritardo. Magari potremmo avere a che fare nelle relazioni con una o più persone che, fanno opposizione oppure sono ferme, troppo ferme nella loro decisione, nel loro modo di fare e che possono ostacolarci appunto, darci un po' di fastidio. Però vediamo che a parte questa situazione le cicogne, ci danno quell'aria di cambiamento, di rinnovamento, e quindi alcune cose che vanno a cambiare nel senso di novità, soprattutto a livello di notizie, di informazioni e anche questa effettivamente è una carta di movimento tra partenze, ritorni, trasferimenti, anche nuovi, incontri, eccetera. I segni zodiacali da attenzionare nella vostra settimana sono i segni di terra, Vergine e Capricorno, e troviamo anche quelli di aria un po', Gemelli, Bilancia e Acquario. E adesso vediamo l'ambito amore e relazioni. Amore, coppia single, relazioni possono riferirsi anche a amicizia, famiglia, quindi consiglio sempre di ascoltare per trovare le indicazioni che fanno per voi e che vi possono aiutare. E il Giglio che cosa ci dice? Parlandoci di serenità, di onestà, di purezza, riguardo i sentimenti può indicare possibilità di ritrovare, l'intesa, di, recuperare, magari alcune mancanze, attenzioni, rispetto, eccetera, e possibilità di costruire anche qualcosa di nuovo, soprattutto se magari appunto ci sono delle difficoltà a livello esterno oppure ci sono delle questioni che, possono dare un po' fastidio. Magari voi sapete effettivamente cosa ci può essere, magari, una persona che si mette in mezzo, oppure qualcuno che ci prova, avere dei dubbi, quindi mettiamoci anche della gelosia, eccetera. Quindi, capire che cosa c'è che non va e che può rappresentare un blocco, un qualcosa di molto fastidioso o semplicemente magari qualcosa da risolvere immediatamente, potete riuscirci
assolutamente, dipende sempre. Ricordo che è una stesa generica e magari per alcuni, di voi può essere semplicemente la mancanza di attenzione, oppure una comunicazione, un po' troppo eccessiva per nervosismo, per altri magari, qualcuno a livello esterno o familiare che mette zizzanie o crea, dei fastidi in senso generico. Quindi qui, per darvi degli input e delle informazioni, così sapete che cosa affrontare. Questo ovviamente vale anche per i single. Per voi, c'è qualche informazione che può riguardare una situazione in corso, in via di sviluppo, cioè se state conoscendo e frequentando qualcuno, allora ci sono alti e bassi, quindi, trovare, ritrovare e ritrovarsi, chiarirsi, magari c'è pacificazione, c'è un nuovo incontro, magari con qualcuno del passato, però le dinamiche sono un po' complesse, perché vuol dire che vecchie situazioni si mettono di nuovo in mezzo e quindi possono andare a ribloccare, un qualcosa che appunto purtroppo si era già bloccato precedentemente. Quindi se vivete una situazione tra partenze, ripartenze, blocchi, allontanamenti, diciamo, eccetera, possono continuare in questo modo. Altrimenti è vero, può esserci una nuova situazione per chi non ha nessuno, però al momento essere, ostacolata per varie vicissitudini, varie cose, questo magari lo capirete voi. A volte si può trattare di una persona che è lontana e allora sappiamo essere che sappiamo che la distanza ha il suo peso, oppure potrebbe essere una persona impegnata, o magari che sta vivendo una fase complessa, difficile della sua vita, quindi eccetera. Per le questioni più pratiche troviamo la carta amore, nemica e dottore. Quindi queste fanno riferimento a è vero una situazione un po' complessa o l'avere a che fare con delle persone un po', dico tra virgolette "particolari", perché si sa che magari nel proprio ambiente, c'è la persona che ostacola, che mette zizzanie, che è eccessivamente critica, possiamo, usare tutti i vocaboli e gli aggettivi, però sicuramente voi lo capirete. Se si tratta invece di una situazione nello specifico e che state cercando di superare, considerate il fatto di, chiedere consiglio o di farvi aiutare da una persona che magari ha delle informazioni in più rispetto a voi, perché c'è la figura del dottore. È vero che nelle questioni pratiche è quella figura professionale, può essere un vero e proprio dottore effettivamente, ma può essere anche quella figura tipo avvocato commercialista, o qualcuno che può darvi delle informazioni, qualcuno che, ha già fatto un certo tipo di esperienza, allora quindi, può darvi delle dritte interessanti. È vero che c'è la fase di rinnovamento, di miglioramento che è leggermente bloccata, ostacolata nel corso della settimana, però addirittura c'è, subito, immediatamente uno sblocco, quindi non dovete preoccuparvi che riuscirete a superare qualsiasi cosa. Magari per chi è alla ricerca, queste possono far capire che, c'è bisogno di, magari fare qualche piccola modifica, qualche piccolo cambiamento o di superare un blocco. A volte può essere, un colloquio andato male o delle risposte che non arrivano, però di rimettervi subito in carreggiata, magari c'è qualcuno che vi può aiutare, vi può sostenere o farvi una proposta interessante. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!